capire il dibattito sulla legge elettorale dobbiamo partire da alcuni dati, da alcuni numeri. In fondo le leggi elettorali si occupano di numeri. Noi abbiamo un Parlamento, una Camera di 630 deputati, questo significa che la maggioranza è di 316 seggi, però è esperienza ormai consolidata che un margine di sicurezza di almeno altri 10 seggi è necessario, perché nessun governo che abbia avuto meno di 320 voti alla Camera è mai durato più di 3-4 mesi. Quindi diciamo il margine di sicurezza sarebbe 326. Allo stato attuale la situazione è questa. La legge attuale prevede che la coalizione, cioè il gruppo di partiti che si presenta insieme, che vince anche pure di un solo voto su tutti gli altri, si aggiudica 340 seggi, quindi ben di più dei 326. Gli altri 290 seggi vengono distribuiti fra tutte le liste che abbiano superato il 4%, oppure qualche lista che ha avuto il 2% ma all'interno di qualche coalizione. A parte il premio di maggioranza, c'è sempre una certa quantità di seggi che vanno redistribuiti fra i partiti che hanno superato il quoziente, naturalmente in proporzione ai voti che hanno, ai danni di quei partiti che, come fu nel 2008 per Rifondazione Comunista e la sinistra arcobaleno, non raggiungono il quoziente e disperdono i voti. Attualmente il premio è 340 seggi, a cui però si aggiungono sempre quegli 8, 9, 10 seggi tolti dai partiti che non hanno raggiunto il quoziente. Gli altri si ripartiscono quello che resta. Allo stato attuale, a differenza del passato, dove le due maggiori coalizioni ottenevano la quasi totalità dei voti, superavano nettamente l'85% dei voti, qualche volta il 90%, questa volta invece i due partiti maggiori e le coalizioni risultano fortemente indebolite, sia per l'emergere del Movimento 5 Stelle, sia perché c'è un problema di tenuta della compattezza delle coalizioni. Fare una previsione in queste condizioni è difficilissimo, non sappiamo con quale legge voteremo, non sappiamo quali partiti si stanno formando, quali coalizioni, non sappiamo neppure evidentemente come reagirà l'elettorato, quindi allo stato attuale possiamo fare solo previsioni estremamente aleatorie, che però, attenzione, hanno un loro valore, perché l'atteggiamento dei partiti oggi è determinato in qualche modo dai sondaggi di opinione e dai conti che su questi si possono fare. Poi magari le cose andranno diversamente, ma i sondaggi dicono grosso modo questo, che c'è un'area abbastanza grossa, non coalizzabile con altre forze politiche che il Movimento 5 Stelle, che viene più o meno accreditato dal 9 al 14% dei voti. Poi esiste un'area di centro, grosso modo, che fa riferimento all'UDC con il gruppo di Fini e di Rutelli, sostanzialmente non si schiodano dal 6-8% allo stato attuale. C'è una destra, il PDL appoggiato a quanto pare dall'esterno, dalla Lega, che non presenterebbe sue liste in queste elezioni, e poi sembra esserci una coalizione fra il Partito Democratico e SEL, a cui invece non aderirebbe l'Italia dei Valori di Di Pietro, rispetto alla quale invece si vanno aggregando altri gruppi minori. Poi ci sono, come al solito, delle liste locali, riescono ad ottenere della rappresentanza, altre piccole liste che hanno lo 0,5, 0,6, 0,7% dei voti ovviamente non riescono. La situazione è questa: per il sistema dei partiti c'è un intruso, che è il Movimento 5 Stelle, che fa riferimento a Grillo, che diciamo rappresenta un gruppo non comprimibile e non alleabile a nessuno. Allora, la situazione è questa: il PDL sa di non avere speranze di vincere,
perché in realtà già il 32% è una media piuttosto, presuppone un sostanziale recupero del PDL rispetto all'emorragia subita in questi ultimi 2 anni e un buon tasso di voti della Lega, tutte e due condizioni da vedere. Il PDL sostanzialmente gioca su una carta che nessuno abbia la maggioranza per tornare al governo di grande maggioranza nazionale di vasta intesa che attualmente c'è, in qualche modo per restare nel gioco. Viceversa, il Partito Democratico, che è quello che sente di avere più speranze, non lo so se poi succederà perché bisogna vedere quale geografia elettorale ci sarà, come voterà l'elettorato, bisogna tenere presente anche che il PD può avere emorragie verso 5 Stelle e IDV per esempio, bisogna capire se l'UDC si allea oppure diventa un polo a sé stante e competitivo, tutte cose da vedere. Ma comunque il PD, che ragiona sugli attuali sondaggi, ha interesse a che cosa? O al premio di maggioranza più alto possibile, in modo da avere una maggioranza assoluta di seggi che gli permetterebbe di governare da solo sostanzialmente, o comunque di avere un potere contrattuale molto forte nei confronti degli altri. Oppure, e questo sarebbe veramente molto più comodo, lasciare tutto come sta, il Porcellum, che gli darebbe 346 seggi, e quindi non avrebbe nessun problema. Con un premio di maggioranza del 10% di 63 seggi, la situazione sarebbe questa: il Partito Democratico si fermerebbe a 281 seggi con i suoi alleati e quindi quasi una cinquantina di seggi sotto la soglia di maggioranza e comunque 35 seggi sotto il minimo indispensabile diciamo numerico, quei 316 seggi. Tutti gli altri ovviamente otterrebbero di più rispetto a quello che gli dà il Porcellum, l'attuale sistema. Il Movimento 5 Stelle prenderebbe in questo caso 70 seggi, Di Pietro 35, l'UDC 52 contro i 42, il PDL 188. Quindi naturalmente qui la battaglia qual è? Fra il PD, che punta ad avere una maggioranza autosufficiente, anche se non ne ha i voti a trasformare il suo 37-38% in un 54% di seggi e qualcosa di più. E gli altri, la destra e l'UDC, che puntano invece a far sì che questo non accada e che il PD sia costretto a coalizzarsi con loro, cioè a ripetere l'esperimento del governo Monti. Va detto che in questo senso anche il presidente Napolitano mostra molta simpatia per un'ipotesi di prosecuzione di un governo di vaste intese con la formula Monti. Quindi il motivo dello scontro è tutto qui, e qui c'è una riflessione che dobbiamo fare. Quando c'era la legge il sistema proporzionale ha retto questo paese per mezzo secolo, con piccolissime correzioni ogni tanto. Oggi noi siamo alla terza riforma elettorale in meno di 20 anni. Nessun paese in 20 anni cambia 3 volte il suo sistema elettorale. Perché? Ecco, già questo è una patologia. Perché il sistema proporzionale era un sistema neutro, che non favoriva nessuno e garantiva tutti. E quindi in qualche modo era un sistema che esprimeva una certa filosofia politica, cioè che il Parlamento dovesse rispecchiare il Paese nel modo più fedele possibile. Nel momento in cui abbiamo cominciato a introdurre il maggioritario, cioè abbiamo introdotto meccanismi distorsivi della volontà popolare per dare a qualcuno dei giocatori più di quello che dovrebbe avere. Il risultato qual è stato? Che ciascun giocatore ha cercato di avere il meccanismo distorsivo più favorevole a sé. Ad esempio, la destra è tradizionalmente più compatta, più coesa e quindi in qualche modo premia piuttosto
il singolo partito che la coalizione, ed è per il turno unico. La sinistra, che da sempre invece è più frammentata, più divisa, ha più problemi, deve mediare, fa più gruppi, da sempre invece ha puntato sulla coalizione e ha sempre proposto il doppio turno, in modo da ottenere che anche quelle parti di sinistra che magari non sono disposte ad allearsi, al secondo turno, quando si tratta di scegliere, magari poi torto collo votano per il PD. Ecco il perché siamo a questo scontro. Lo scontro è fra due schieramenti, ciascuno dei quali cerca di ottenere la legge elettorale più favorevole a sé per i suoi giochi politici. Naturalmente poi fra 5 anni gli equilibri cambieranno e qualcuno chiederà di cambiare ancora una volta la legge elettorale.